preparare il brodetto fanese inizio dalla pulizia dei pesci. Ce ne sono moltissimi e sono triglie, canocchie, scorfani, razza, coda di rospo, gallinella, tracina e seppie. Procediamo. Iniziamo dalla pulizia di pesci che avranno un trattamento simile, come le triglie e gli scorfani. Per prima cosa dobbiamo eviscerarli, quindi in questo punto infiliamo un coltellino e andiamo verso la testa, aprendoli completamente. In questo modo, questo ovviamente già è viscerato, ma all'interno si tolgono le viscere, tutto quello che c'è, e si sciacqueranno benissimo per ottenere questo risultato, sia per le triglie sia per gli scorfani. Altra cosa che bisogna fare è togliere tutte le pinne, come queste. Si tagliano con una forbicina, quindi quella superiore, quelle laterali, e così il pesce è completamente pulito. E si fa così anche per lo scorfano, ma state attenti perché lo scorfano ha tante punte dure e quindi vi potreste fare male. Molta attenzione, cosa che invece la triglia non ha. Una volta che abbiamo tolto tutte le pinne, bisogna squamarlo. Le squame partono in questa direzione, quindi con il dorso di un coltello si parte dalla coda e tenendola si va verso la testa. Facendo in questo modo, vedete? Stanno saltando via tutte. Mi raccomando, questa operazione è molto importante, dovete stare attenti a toglierle tutte, altrimenti andranno a finire nel vostro sugo. Toccandolo con le dita vi accorgerete appunto che le squame sono completamente tolte, e una volta che saranno completamente tolte possiamo andare a sciacquare il pesce e poi toglieremo anche la testa. Il pesce è pronto per essere utilizzato, lascio la coda in modo che non si sfaldi durante la cottura. Anche lo scorfano, come la triglia, è stato pulito, tolto quindi le pinne, squamato benissimo, è molto liscio, e adesso eliminiamo la testa. Coda di rospo, tracina e gallinella non hanno squame, quindi non dovremmo squamarle ma soltanto eliminare le pinne e poi la testa. E poi abbiamo la coda di rospo. Tagliamo con la forbice fino all'osso, una specie di osso a T qua, lo sentite? Perché poi qui non riuscite più ad andare avanti, e poi ricaviamo il filetto esattamente in questo modo. Testa via, ed ecco il filetto. Di seppie ce ne sono veramente di diverse dimensioni, proprio da quelle piccole molto tenere a quelle più grandi tipo queste, molto carnose. All'interno della sacca, che è questa, ovviamente questa è pulita, però di solito ci sta l'osso di seppia e ci sono anche le interiora, ok? Vanno completamente tolte, quindi va svuotata la sacca come vedete. Io adesso la taglio, questa è la sacca, tolgo i tentacoli. Se andate a toccare sentirete una cartilagine molto dura, questa va eliminata perché questa non è commestibile. In mezzo ai tentacoli, che sono questi, c'è il rostro, che è il dente della seppia. Se voi spingete da sotto verso sopra, lo vedrete uscire. Ed è questo. Questo è il dente e va tolto. I tentacoli li potete tagliare in diversi pezzetti, mentre per quanto riguarda la sacca tagliamola a metà perché come vedete è molto carnosa, e poi otteniamo delle striscioline non troppo grosse perché, come vi ho detto, la carne è molto spessa, e queste le andremo a mettere nel nostro brodetto insieme ai tentacoli. Eccoli qua. Veniamo alle canocchie.
bisogna togliere la testa, che è questa, e poi le zampine, prima quelle laterali e poi tutte queste. Per tante preparazioni in realtà le canocchie vengono utilizzate esattamente così come sono, vengono semplicemente sciacquate e buttate nel sugo perché sono molto molto saporite. Ed ecco Sua Maestà la razza. Questo è un pesce molto particolare, adesso vi faccio vedere, già è viscerata, le viscere stavano qua dentro e le parti da diciamo mangiare sono queste, perché la parte della faccia diciamo va tolta, la parte della coda anche, poi vanno tagliati ovviamente tutti i laterali che sono questi e quindi con un coltellino cominciamo a incidere. Adesso elimino i bordi, questi e questi, che sono quelli un po' più asciutti, e taglio questi due filetti a metà. E sono pronti anche loro per il nostro brodetto. Ed eccoci qui, iniziamo. Per prima cosa abbondante olio extravergine di oliva, di quello buono. E poi cipolla tritata. Lasciamola appassire per almeno 5 minuti. Insieme alla cipolla ho aggiunto anche dell'aglio tritato. Mentre cipolla e aglio appassiscono lentamente, noi prepariamo una miscela di acqua, aceto, in questo caso aceto di vino bianco, e concentrato di pomodoro. E mischio per sciogliere tutto. Cipolla e aglio sono pronti. Verso all'interno della pentola il composto di pomodoro e alla ripresa del bollore inizierò ad aggiungere i pesci a seconda del loro tempo di cottura. Iniziamo aggiungendo le seppie. Prima di aggiungere il resto dei pesci salo il sugo. Le seppie stanno cuocendo da 5 minuti, ora aggiungo gallinella, scorfano, tracina, razza e coda di rospo. Sono trascorsi 5 minuti, è il momento delle triglie. Le triglie sono in pentola da 5 minuti, ora aggiungo le canocchie e attendo altri 5 minuti e poi il brodetto è pronto. Pronto! Ora lo impiattiamo.